Ma meno male. Ma meno male che qualcuno ha detto qualcosa. Adesso è chiaro che ci sarà una divergenza di opinioni incredibile soprattutto sulla posizione che dovrebbe essere presa con Motta, ma io dico meno male e sono veramente onesto. Ascoltando la conferenza stampa di Thiago Motta questa sera, nonostante la delusione, nonostante il fatto che ci sia da vergognarsi per la prestazione offerta chiaramente contro l'Empoli, dico meno male che qualcuno, probabilmente non la persona adatta o non solo la persona che avrebbe dovuto farlo, ma meno male che qualcuno si presenta ai microfoni e veramente dice le cose come stanno, perché, e mi sono scritto qualche appunto tanto per essere abbastanza preciso, ma Motta prima di tutto si presenta davanti alle telecamere giustamente deluso, triste, praticamente devastato, sull'orlo del pianto quasi, e dice un qualcosa che secondo me dovrebbe far riflettere non solo i giocatori, ma soprattutto la società che chiaramente ha lasciato Motta completamente da solo e per un qualcuno comunque che ha vinto da calciatore parecchi trofei, per un qualcuno che è sempre stato, ce lo ricordiamo con la maglia dell'Italia, anche in situazioni complesse spesso, ma ne è sempre venuto fuori praticamente al meglio. Io non posso credere che Motta non sia andato comunque negli spogliatoi, abbia provato più volte, non solo in questa partita, di spronare la squadra. Probabilmente mi sbaglierò anche, però dico, è incredibile che ad oggi la società non si sia presentata davanti ai microfoni, quantomeno per supportare la squadra, supportare l'allenatore e anche per dare delle spiegazioni ai noi tifosi, ma non tanto delle spiegazioni, perché le spiegazioni non ci servono, la situazione è abbastanza chiara, però quantomeno per rassicurare comunque l'ambiente Juve, che l'ambiente è fatto anche e soprattutto dai tifosi della Juve, che comunque la società c'è. Cioè il calcio è uno sport molto complesso, il calcio non solo è dato da prestazioni sul campo, ma c'è tutta una situazione sociale di un tifosi, gente che comunque si sposta da una città all'altra per andare a vedere certe partite di calcio, una partita come oggi che la trovo una partita ignobile. E infatti le parole di Motta sono la responsabilità mia e oggi mi vergogno. Secondo me è una frase pazzesca, ma non è una frase di cui bisogna rimanere sconvolti. Cosa avrebbe dovuto fare Motta oggi? Lui dice: spero che anche i giocatori abbiano la stessa sensazione che ho io, che provo io in questo momento, che mi vergogno di essere qua a dover commentare una prestazione del genere. Lui descrive prima di tutto di non essere stato in grado di trasmettere ai giocatori l'importanza della partita, che io ci posso credere, ma anche fino a un certo punto. Ma dice anche che addirittura i tifosi sono stati gentili nella contestazione per non aver fatto di più di quello che in realtà hanno fatto, chiaramente fischiando che mi sembrava il minimo. Nico Gonzalez e con Miners giustamente inondati di fischi per prestazioni al limite dell'imbarazzo. Um, e Motta comunque continua a ripetere che si sente responsabile in prima persona, però fa anche un passo oltre, spiega che non è solo una questione di come si è giocato in campo, è proprio una questione di essere uomini, che non si può approcciare nulla nella vita con questo tipo di, diciamo, mancanza di rispetto, di responsabilità, in questo caso anche rispetto per la maglia e della storia. E soprattutto non si può pretendere di riuscire e di uscirne vittoriosi senza dare nulla. Dare nulla vuol dire che molti giocatori in campo hanno dato poco o niente, nonostante, ripeto, secondo me un paio di prestazioni, soprattutto Thuram nel secondo tempo e Colomoni quasi tutta la partita, comunque sicuramente sufficienti questi due, ma è chiaro che una partita così tutti prendono insufficiente, è chiaro, non si può dare delle sufficienze in una situazione del genere, però lui dice, interrompe anche i giornalisti in un paio di situazioni, dice sono tutte cagate quelle di cui stiamo parlando adesso, manca l'atteggiamento e comportamento da squadra vera.
Dopo mi trovo in disaccordo con Motta perché dopo dice questo atteggiamento l'ho visto in altre partite col PSV Eindhoven, abbiamo giocato male in altre situazioni, però comunque quantomeno ho visto l'impegno. Io non sono d'accordo, io trovo che il problema grossissimo che abbiamo in questo momento, e io lo so che adesso molti andranno a parlare di Allegri, non Allegri, Motta, a me, come l'ho detto già all'inizio della mia avventura su questo canale, di questo interessa poco o nulla. Anzi, mi interessa zero. A me di Allegri, degli allenatori, mi interessa poco o nulla, mi interessa della società Juventus, ok? Quindi rispetto a chi c'è stato prima, rispetto a chi ci sarà dopo, rispetto a chi c'è adesso, ma a me interessa della società Juventus. E secondo me il problema è che noi l'abbiamo visto anche con Allegri, che comunque a un certo punto la società chiaramente è venuta a mancare completamente. E anche Allegri, uomo molto più esperto di Thiago Motta, uomo con un palmarès invidiabile a livello mondiale e qualcuno che comunque sicuramente di calcio ne sa più di tutti noi messi assieme e non è l'ultimo arrivato, questo da precisare, è comunque lui stesso si è trovato in una situazione dove, e lo ripeto, con tutte le attenuanti del caso anche per Allegri, ma con una situazione dove anche lui faceva fatica a gestire una Juventus che aveva perso la personalità da Juventus. Non per niente io qualche giorno fa ho fatto quel video parlando di DNA Juventus, perché questo non è un caso solo della nostra squadra, è un caso anche di altre squadre in Serie A. E arrivo a dire che se uno come Thiago Motta va di fronte ai microfoni con questa schiettezza, cosa che in passato era già successa, e vi ripeto, a me questa cosa fa altro che piacere, perché qualcuno deve andare di fronte ai microfoni e dire che questo non è un atteggiamento e un modo di giocare e una cosa rispettosa nei confronti della società Juventus, perché se non ci va nessuno dal punto di vista aziendale, ci deve andare lui stesso. E credo anche che comunque le colpe di Thiago Motta siano il fatto che Thiago Motta è inesperto, quindi doveva essere secondo me affiancato da qualcuno, ok, che gli piacesse o meno, e questo doveva essere stato messo nero su bianco proprio all'inizio della sua esperienza prima che venisse assunto, perché gli serviva secondo me un uomo di esperienza a fianco come uomo di campo intermediario tra la società, i tifosi, se stesso, i calciatori e tutto quanto, come avevo già parlato in precedenza, ma è stato lasciato completamente solo e ha avuto anche la testardaggine di non capire che allenare la Juventus non è come allenare lo Spezia, con tutto il rispetto per lo Spezia, e comunque Bologna e altre squadre, ma soprattutto perché se un qualcosa non funziona, se un modulo non funziona, va cambiato. Il cambiamento ci deve essere. Thiago Motta praticamente, oltre ad aver dovuto avere a che fare con infortuni, chiaramente una rosa che era già corta con delle lacune in alcune zone del campo, e non lo sto giustificando, però ha dovuto a che fare con quello, col fatto che sia inesperto, col fatto che è stato lasciato solo molto spesso e col fatto che comunque è anche diventato il suo peggior nemico, perché Thiago Motta ha comunque ci ha fatto vedere una testardaggine in alcune situazioni che penso che sia un qualcosa di abbastanza grave, soprattutto perché dal punto di vista del modulo e anche soprattutto dei giocatori, di chi far giocare, alcuni giocatori che sono indecenti ormai da settimane, altri come Fagioli che comunque sono stati persi, non si è neanche fatto nessun tipo di sforzo per recuperarli, altri che alla fine se ne sono andati o comunque hanno fatto le valigie, altri che alla fine chiaramente in alcuni momenti sono fuori condizione per problemi fisici e alla fine giocano lo stesso. Altri giocatori come Costa, è chiaro che chi se ne frega di Costa a questo momento, ma questo è un sintomo. A me questa idea che si comprano i giocatori e non siano mai pronti a giocare per un mese, 5 settimane, 6 settimane e poi quelli che vanno in campo comunque non facciano delle grandi prestazioni, mi viene da ridere. Se in campo ci fosse Douglas Costa e uno mi dicesse guarda Alberto Costa non può giocare perché di fronte c'è Douglas Costa, io lo capirei, ma questa non è la situazione. Però Motta si sofferma anche sul fatto che l'obiettivo è comunque quello di vincere sempre, tutte le partite. Ma dove è finito questo obiettivo? Ma la società Juventus dove è finita in questo momento? Cosa sta facendo? Io ho capito che adesso un sacco di voi diranno ma sicuramente dietro le scene la società comunque sarà presente, alla fine Giunto ogni tanto va all'allenamento, questo o quell'altro, ma a me non interessa. La società Juventus ha una storia e ha anche una responsabilità nei confronti dei tifosi, della gente che va allo stadio, della gente che supporta la squadra e della gente che comunque spende tempo, soldi per un qualcosa che, vi ripeto, è
un fenomeno molto più grande di una partita di calcio, perché è un fenomeno sociale. È chiaro che alla fine si parla sempre di una partita di pallone, però ormai queste sono aziende di un certo livello, ma trattarle solo come aziende, ok? Con commercialisti in società, con dirigenti che non si vedono mai e con nessuno che abbia questa capacità e soprattutto questa delicatezza e intelligenza per trattare il tifoso e per soprattutto entrare in uno spogliatoio e far capire che così non si va da nessuna parte, ma non solo alla Juventus, in nessun'altra squadra. Allora, quando Motta dice da domani si continua a lavorare e quasi si commuove a un certo punto, si commuove soprattutto quando parla di atteggiamento, per lui questo è stato un qualcosa di inaccettabile, perché credo che per la prima volta ci si è sentito completamente tradito da tutti i giocatori, o dalla maggior parte dei giocatori, si è sentito più solo di quello che si è sentito di solito, e poi, secondo me, questa pressione continua, ed è chiaro che quando uno accetta di allenare la Juventus si deve abituare, ma questa pressione continua lo sta portando ad essere lui stesso inadeguato e sempre più triste, ok? Giocatori, alcuni per modulo, per probabilmente anche adesso una situazione ambientale che c'è la Juventus, sono rattristiti. Cioè Kobe Miners, ragazzi, siamo sinceri, Kobe Miners non sembra ad oggi un calciatore di calcio. Cioè Kobe Miners non riesce a fare un passaggio a 5 metri. Adesso io non so se voi abbiate giocato a calcio nella vostra vita, ma queste sono cose che nemmeno agli amatori capitano, con rispetto per gli amatori. Ma sono cose incredibili. E poi che qualcuno mi venga a dire che bisogna andargli a spiegare a qualcuno che cos'è la società Juventus. Beh, se uno gioca a calcio in Italia e bisogna andargli a spiegare ogni 5 minuti cos'è la società Juventus e non capisce che indossando una maglia comunque ha milioni di persone dietro le spalle, allora qua è finita. Il fatto che alla fine per il primo tempo non si giochi a calcio, ma come è successo in tante altre partite, basti pensare al secondo tempo di Cagliari, ma basti pensare a quasi ogni partita della Juventus di quest'anno, in cui ai 45 minuti sembrava quasi che uno guarda le partite, sembra quasi che, non so, che la squadra sia in pausa, cioè che non ci sia la voglia di attaccare. Ma dove è finita la voglia di vincere le partite? Ma a calcio l'importante è vincere le partite, cioè lo scopo del calcio, fino a prova contraria, è vincere le partite. Il pareggio diventa un risultato plausibile solamente se uno si trova a 20 minuti alla fine della partita e il pareggio va bene dal punto di vista della classifica, o magari è uno scontro diretto, o magari, ma nella mia opinione neanche lì. Cioè uno le partite le deve vincere. Poi è chiaro, ripeto, in alcune situazioni il pareggio ci può stare, uno se lo porta anche a casa, soprattutto per come funzionano le coppe e una serie di altre cose. Ma la Juventus deve andare a giocare le partite per vincere, per ammazzare l'avversario. La Juventus oggi contro l'Empoli in casa doveva entrare e praticamente sbranare l'avversario, segnare 5 gol. E adesso io ho capito che voi direste sì, però la Juventus di quest'anno non lo fa. È vero, non lo fa, ma questa non può essere la vera Juventus. Cioè qualcuno all'interno di questa società si deve alzare in piedi e o andare negli spogliatoi e tirare gli armadietti, ok? O portare via tutti quanti il ritiro, sedersi e dire ragazzi, voi forse non avete capito, ma qui siamo alla Juventus e qui non funziona, ok? Qualcuno deve supportare, uno non può fare un investimento sul futuro ma dopo lavarsene le mani, perché questo è inconcepibile. È un qualcosa che io ne sono pienamente convinto. Ad oggi, se noi andiamo a vedere o anche a chiedere a giocatori come Alessandro Del Piero, come Gigi Buffon, ma anche gente come Bonucci, Chiellini, Cannavaro, chi vi pare, ok? Secondo me è una situazione quasi che ha non solo del tragico, ma del folle. E qualcuno, secondo me, ad oggi, oltre a Motta, che io in questo caso apprezzo e supporto, e dico anche che Motta, secondo me, e domani probabilmente cambierà tutto e probabilmente sarà esonerato, o magari non sarà esonerato, non me ne frega niente, ma a mio parere Motta deve restare soprattutto perché voglio vedere anche il suo di cambiamento. E il quarto posto in campionato non è un qualcosa che può essere adesso perso, il quarto posto è mandatorio. Va portata la squadra al quarto posto e qualcuno, oltre a Motta, deve metterci la faccia e i calciatori ci devono mettere i cosiddetti, perché alla fine, ok, se la Juventus la sappiamo noi cos'è, che non giochiamo e loro non lo sanno, è meglio che si sveglino, altrimenti potremmo anche andare a spiegarglielo. Un abbraccio.